Ah, Ezio. Speravo riuscissi a tornare. Ho bisogno di un consiglio. Ma certo. Di che si tratta? Emilio mi ha messo contro alcuni dei miei stessi uomini. Corruzione e intimidazione, eh? Sì, e non possiamo colpire finché sono tra noi. Sono ancora in giro per il sestiere. A tenerci d'occhio per poi riferire ad Emilio. Non ancora per molto, sta certo. Avanti, non siate timidi. Voglio solo aiutarvi. Non dovresti stare qui. Se non là! Eccolo! Tira via! Bastardo! Laggiù! Se non scendi diventerai là! Sta scappando! Avanti, scendi o ti butto giù io. Giù! Non dovresti star giù! Subito!
miei ordini. Là! Avanti! Addosso! Non lo vedo. Là! Addosso! Là! Seguitelo! Non lo vedo più! Lo vedo! Laggiù! Finché non riceveremo comunicazione dal Santo Padre. Non importa, non lo voglio sapere. Laggiù, signore, mena. E l'equipaggio a largo delle coste di Tessalonica. La Repubblica esprime cordoglio alle famiglie delle vittime. Giù, subito! Ascoltate! Tutti i viaggiatori in arrivo dalla costa dalmata devono farsi visitare. Chi potrà sfuggire a un uomo così abile? Che idiota! Ma che... vedere una Nobili prezzi per... Laggiù! Addosso! Ehi, non dovresti stare qui! Vattene! Non puoi stare qui! Laggiù, c'hai presto, lo sto perdendo! Laggiù, eccolo! Addosso! Dannazione! Bisogna andarsene di qui! Chi viene al lido hanno causato cedimenti strutturali in alcuni sestieri della città. State attenti quando vi trovate nei pressi dei cantieri. Riferite alle autorità eventuali danni e siate cortesi verso gli operai. Giù, ora! Eccolo! Lì, lì! Molti non sono ammessi quassù. Va bene, nessun bottino?
Scendi! Ehi, non dovresti stare qui! Vattene! Le almenide per i cittadini di Venezia che si sono resi colpevoli di usura sono state modificate. Ti prego, entra. Il tuo lavoro ci ha ridato la forza che avevamo, Ezio. Siamo pronti a colpire. Dimmi solo che cosa devo fare e io lo farò. Agirai col favore delle tenebre, dai tetti. Emilio ha posto degli arcieri attorno al palazzo. Uccidili, ma senza strepito. Verranno rimpiazzati dai miei uomini. E le guardie invece? Quando avrai spacciato gli arcieri, ci vedremo di fronte a questo edificio, qui. E discuteremo sul da farsi. Nessun problema. Sistemerò gli arcieri e tornerò da voi. Allora è deciso. In bocca al lupo. Crepe il lupo. All'opera. Ehi, lo fate sembrare così facile. Lo fate sembrare facile. Armature, lucchetti o coltelli, non scordatevi della fucina di Bertuccio. Ci stiamo. Magari non li reputate utili. Non siate timidi, fatevi avanti. Non avrà vita lunga. Hai trovato pane per il... Dove diavolo? Stare qui. Scendi, subito! Non dovresti stare qui. Sei un... Fermatelo! Non credere che non mi divertirò. Non temete, lo prenderemo! Ben fatto, amici. Ascoltate! Notizie giunte da lontano! Presto. Fermento che serpeggia tra i turchi, oggi si incontreranno il Doge e i 10 per stabilire una linea di intervento. Si raccomanda. Siamo qui. di ridurre i commerci con l'Egeo. Ben fatto, Ezio. Tutto procede secondo il piano. I miei stanno sostituendo gli arcieri che hai eliminato. Adesso la via per il palazzo è libera.
ma non l'edificio stesso. Le guardie di Emilio pattugliano ancora il perimetro. Usa i miei uomini. Possono distrarre le guardie ed evitarti di combattere. E quando viene il momento dell'assalto, ricorda ciò che ci hai insegnato. Sii cauto, Ezio. Attendiamo nuove del tuo successo. Titan of Venetian industry, terror of the underworld. Aided by his powerful family, he cornered the market through smart business practices such as edging out the competition and lobbying the government. He funded the Venetian police force almost single-handedly, keeping the streets safe from crime and his finances tax-free. Emilio claims to be a supporter of the Republic. The problem is, once you own the police force, voting becomes, well, inefficient. As does, you know, opposition. Sii cauto. Chi viene al Lido hanno causato cedimenti strutturali in alcuni settori. Ci stiamo. State attenti quando vi trovate nei pressi dei cantieri. Fate del vostro meglio. Sì, va bene. Siete morti! Non si scappa! È inutile scappare! Il tuo castello di carte sta crollando, Emilio. Non è che un fastidio, me ne occuperò. Quel povero scemo di Antonio e i suoi ladri. Non parlo di loro, è l'assassino che dovresti temere. Perché? È qui a Venezia. È qui da settimane. Come fai a non saperlo? A differenza di te ho avuto da fare. Qualcuno doveva fornire le armi ai fratelli di Firenze. Già. E abbiamo visto quanto è servito. Mando al... Che cos'è che vuoi, capo? Il maestro chiede un incontro. Fra 3 giorni a Santo Stefano. Molto bene. Sempre che tu sia vivo. Se mi permetti un consiglio, fossi in te aspetterei in un luogo meno compromesso. Questa è una fortezza. Se lo dici tu. Addio. E là! E se avesse ragione? Tu, chiama la mia macchina. Deve essere vicina. Quando arriva carica a bordo quelle casse e sta pronto a salvare. Io torno subito. Se Carlo dice il vero, devo trovare un posto dove nascondermi fino al giorno dell'incontro. Poi ci occuperemo dell'assassino. Collabora con Antonio, certo. Ecco il perché degli attacchi. No, il tuo lavoro non andrà. Guardie! Guardie! Per quanto riuscirete a scappare, coniglio! Non avere paura. Non provo paura, assassino, ma rimpianto. Volevo unità, stabilità, ordine. Già, ma a quale prezzo? Il progresso impone sacrifici. Non provo alcuna gioia in questo, ma non v'è altro modo. Requiescat in pace. Scusa, non resistevamo. Vieni, apriamo la porta ad Antonio. Il palazzo è caduto ed Emilio è morto. Tutto grazie a te, Ezio. Bene, tirate giù gli stendardi di Emilio. Restituite ciò che ha rubato alla gente. Dimmi, Ezio. Come posso ricompensare i tuoi servizi? Il denaro fa sempre comodo. Nessun problema. Che altro?
Emilio ha incontrato un uomo di nome Carlo. Sembrava un funzionario del governo. Sai chi sia? Carlo Grimati, membro del Consiglio dei 10. Perché lo chiedi? Che intendi fare? Assistere a un incontro.